Dopo un bel po' di tempo che non portavo un video, finalmente oggi parliamo di Apple, ma soprattutto di iPhone 13. Prima di iniziare assolutamente vi dovete iscrivere al canale perché come potete vedere siamo troppo pochi, così casomai se raggiungiamo più gente potrei portare sempre più contenuti e effettivamente vi chiedo un grande supporto perché in questo periodo estivo YouTube fa un po' di casini perché ovviamente la gente va in vacanze e non è che guarda più di tanto i video su YouTube, quindi vi chiedo un grandissimo supporto, guardate il video fino alla fine, mettete un like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e se lo fate grazie mille. Oggi parliamo di iPhone 13, settembre si avvicina, quindi i rumors dovrebbero essere molto solidi. Per quanto riguarda le dimensioni sono molto, anzi completamente uguali agli iPhone 12 che vediamo oggi. Si pensa che ci sarà anche l'iPhone 13 mini che verrà portato anche quest'anno da Apple, quindi ci sarà iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max con il rispettivo 6,7 pollici di schermo. Si pensava che Apple togliesse completamente la porta Lightning come troviamo su iPhone 12, ma cosa che secondo me non verrà portata perché si pensava che semplicemente tutti i dati, ricarica eccetera, venisse utilizzato semplicemente il MagSafe, quello che troviamo ora su iPhone 12. Quello che ci si aspetta è un'attacca più piccola rispetto all'iPhone 12 e soprattutto forse ci saranno delle novità buonissime che sono attese da tantissimo tempo da tanti utenti nella lineup di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, ovvero lo schermo a 120 Hz. In effetti si pensa che Apple possa portare la tecnologia ProMotion, quella che troviamo su iPad Pro, ai nuovi iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Sarà veramente così per quest'anno o sarà anche come l'anno scorso che ci si aspettava il 120 Hz e alla fine non è arrivato niente? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché vorrei sapere la vostra. Per quanto riguarda la fotocamera, ovviamente si pensa, credo, come giusto che sia, come ogni anno alla fine saranno migliorate il comparto fotocamere di tutti gli iPhone. Si pensa che il sensore che troviamo su iPhone 12 Pro Max della fotocamera standard, siccome ha la focale più grande rispetto a tutti gli altri iPhone, venga estesa anche a tutta la lineup degli altri iPhone che dovrebbero uscire, quindi iPhone 13 mini, iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Soprattutto sulla linea Pro si pensa che la focale ultra wide possa ancora più migliorarsi, soprattutto per far sì che entri più luce possibile, ma soprattutto, cosa molto ma molto gradita che ad oggi ancora non abbiamo, avere la stabilizzazione sull'ultra wide, ma soprattutto la messa a fuoco automatica che ancora oggi sull'ultra wide non troviamo. Tra l'altro, come state vedendo ora dalle immagini, potrebbe essere che gli iPhone 13 e iPhone 13 mini avranno una predisposizione delle camere diversa dal solito. Invece di avere in pratica a forma verticale come troviamo oggi, potrebbero avere una forma diciamo a diagonale. Questo non si sa bene perché, ma può essere che sia, si pensa almeno, che possa essere per la stabilizzazione ottica. Vedremo se è effettivamente così, però questi sono i rumors e come ho detto prima ci sono anche dei mock-up, quindi vediamo. Tra l'altro all'inizio si pensava anche che poteva esserci un Touch ID sotto lo schermo, cosa che secondo me non avverrà e anche altri analisti hanno un po' confermato questa teoria. E per quanto riguarda invece l'interno dell'iPhone, il chip, ci sarà ovviamente la 15 a 5 nanometri e si dice che Apple abbia già richiesto la produzione di questi chip di 100 milioni di unità, se non ricordo male, già verso la fine di maggio, quindi può essere che sia già in produzione, anzi molto probabile. Per quanto riguarda la batteria, gli iPhone 13 si pensa che avranno una batteria leggermente più grande e appunto si pensa che Apple stia utilizzando un design diciamo salva spazio, come ad esempio l'integrazione della scheda
SIM nella scheda madre e la riduzione dello spessore del modulo ottico anteriore per avere appunto più spazio per la batteria. Ora vi leggo quali potrebbero essere le capacità delle diverse batterie. Infatti si dice che l'iPhone 13 Pro Max disponga di una batteria da 4352 mAh rispetto ai 3687 mAh, e questa è diciamo lo step più grande tra tutti gli iPhone per quanto riguarda la capacità. Invece iPhone 13 e iPhone 13 Pro presenteranno una batteria da 3095 mAh rispetto ai 2815 mAh dell'iPhone 12. E invece per quanto riguarda l'iPhone 13 mini dovrebbe includere una batteria da 2406 mAh rispetto alla batteria dell'iPhone 12 mini di 2227 mAh. Tra l'altro il chip A15 si pensa che porterà anche dei miglioramenti per quanto riguarda l'efficienza dei nuovi iPhone, quindi con la riduzione al minimo tra virgolette per il consumo di energia, e DigiTimes riporta che i nuovi iPhone 13 presenteranno un consumo energetico minore del 15 o 20% per compensare appunto l'impatto della batteria sui display come quelli ad alta frequenza, come quindi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, così per aumentare un po' il gap di durata della batteria. Visto che ho nominato la batteria non potevo parlarvi della ricarica, perché si pensa che verrà aumentata fino a 25 watt. Sappiamo tutti che la ricarica delle batterie di iPhone non è velocissima e forse potremo avere la ricarica inversa, cosa che già troviamo più o meno nell'iPhone 12 con la batteria case MagSafe, perché se avete visto qualche video e se andate ad attaccare la batteria all'iPhone 12 e attaccate l'iPhone 12 in carica, l'iPhone 12 prima si ricarica lui e poi andrà a ricaricare la batteria con una ricarica inversa. Quindi è soltanto questione secondo me di un aggiornamento di iOS futuro, speriamo che avverrà, perché sarebbe anche un po' ora, visto che ormai lato Android ce l'hanno quasi tutti. Io oggi vi ho riportato solo esclusivamente iPhone 13, quello che ci si aspetta a settembre. Ci sono tantissimi altri rumors per quanto riguarda iPad mini e altri ancora, quindi se siete in tanti che mi dite dai Luca facci un video per quanto riguarda gli altri rumors, visto che questo è ormai un po' troppo lungo, scrivetemelo qua sotto che casomai in futuro lo faccio. Io vi ringrazio se avete visto il video fino a questo punto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale Telegram delle offerte di Amazon, che qualche volta metto qualcosa, ma seguitemi anche sul mio profilo Instagram dove qualche volta metto alcune foto che ormai faccio con il mio iPhone 12 Pro, che se ancora non avete visto quel video ve lo lascio qua sopra tra le schede. Buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.